Ciao, in questo video ti mostro come personalizzare i tuoi capi con il nome grazie alle etichette stirabili, utilissime per esempio da applicare sui capi e gli accessori dei bimbi o sulle divise da lavoro. Io ho scelto le Cottonera Classic di Dortex, delle etichette tessute in 100% cotone, in versione da stirare, eccole, e le ho personalizzate con i nomi dei miei bimbi. Personalizzarle è semplicissimo, sul sito di Dortex clicco su etichette da stirare. Io ho scelto appunto le Cottonera Classic, puoi scegliere l'altezza delle etichette, io ho scelto questa, il colore dello sfondo e della scritta. Una volta scritto il nome puoi scegliere il font che preferisci e puoi aggiungere anche un motivo. Puoi ordinare le etichette da 50 pezzi in su. Ti lascio come sempre il link al sito nel box descrizione sotto questo video. All'interno della busta con le etichette ho trovato sul retro della cartolina le istruzioni sia per l'applicazione sia per il lavaggio. Ti consiglio di leggerle e conservarle. Per prima cosa accendo il ferro e lo porto alla massima temperatura, quella con i 3 pallini. Aspetto finché il ferro non ha raggiunto la temperatura corretta. Come indicato nelle istruzioni non utilizzerò il vapore. Prima di applicare le etichette sui tuoi capi ti consiglio di fare delle prove di applicazione e lavaggio su dei pezzi di scarto di tessuto o su tessuti che non utilizzi per prendere dimestichezza con l'applicazione, delle prove come quelle che ho fatto io. Ho fatto delle prove sia su un cotone fermo sia su un jersey perché sono i tessuti principali su cui applico le etichette. Eccole qui dopo un lavaggio di prova in lavatrice a 60 gradi. Se applichi l'etichetta su un capo in jersey, quindi il tessuto elasticizzato con cui si fanno le t-shirt e le felpe per intenderci, ti consiglio di applicarle in un punto non soggetto a forti tensioni, perché se il tessuto jersey viene tirato molto, l'etichetta potrebbe staccarsi. Questo è assolutamente normale perché l'etichetta è ferma mentre il tessuto è elastico, quindi l'etichetta non ha abbastanza punti di ancoraggio con la colla quando si tira il tessuto con molta forza. Un punto che secondo me è perfetto è lo scollo dietro sulla parte superiore della schiena, è appunto di solito una posizione non soggetta a forti tensioni. Se invece devi applicarla in un punto in cui il tessuto potrebbe subire forti tensioni, dopo averla applicata con il ferro ti consiglio di cucirla a macchina. Le etichette vengono fornite già tagliate e pronte per essere applicate. Io taglio inoltre anche i marker laterali, quelli che sono serviti all'azienda per tagliare le etichette, per averle più pulite. Applicherò l'etichetta su questa felpa che mia mamma ha cucito per Matilde. Ho posizionato l'etichetta sul tessuto nel punto in cui voglio applicarla. In generale, appunto, io la metto sul collo dietro. Metto l'etichetta con il lato con la colla, il retro dell'etichetta, a contatto con il tessuto. Utilizzo il ferro dalla parte liscia e piatta, quella inferiore senza i fori per il vapore. Ti consiglio di utilizzare sempre la parte più piatta e liscia del ferro in modo che il calore si distribuisca meglio e faccia sciogliere la colla correttamente e in modo uniforme. Ho quindi posizionato il ferro sopra l'etichetta e ho pressato per 15-20 secondi facendo peso con le mani sul ferro. Ho ripressato poi una seconda volta sempre per 15-20 secondi. Ho lasciato raffreddare per un po' di minuti come indicato nelle istruzioni. Se devi applicare l'etichetta in un punto scomodo ti consiglio di utilizzare la punta dell'asse da stiro o uno stiramaniche posizionando il capo in questo modo. Lo faccio per evitare che lo scollo, quindi questa parte, faccia spessore e quindi per evitare che il ferro non poggi bene e in modo uniforme sul tessuto. Ecco qui l'etichetta applicata. In generale, prima di applicare l'etichetta, controlla sull'etichetta del tuo capo se è possibile stirare il capo a temperature elevate. Dovresti trovare un simbolo con su indicati, appunto, un simbolo del ferro da stiro con su indicati 3 pallini. In generale i tessuti di cotone con cui sono realizzati i capi dei bimbi o i capi da lavoro possono essere stirati tranquillamente ad elevate temperature. Se il tessuto è molto delicato e non può essere stirato ad elevate temperature, quindi hai controllato l'etichetta del capo e c'è scritto che va stirata a media o bassa temperatura, oppure se il tessuto è molto ruvido e peloso, l'etichetta può essere cucita a mano o a macchina senza essere stirata. L'etichetta sul retro ha un rivestimento in polvere molto sottile per cui si può cucire tranquillamente con l'ago e l'etichetta rimane morbida. Inoltre non è necessario ripiegare le estremità laterali perché anche se l'etichetta è in 100% cotone non si sfilaccia.
può essere cucita sul capo così com'è. Nel video precedente a questo ti mostro come cucire un'etichetta a mano o con la macchina per cucire. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video, mi trovi anche su Instagram e Facebook come La Dulzatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!